Ciao a tutti e bentornati su MTBT. Oggi vi porto i risultati di un test che in tanti mi avete chiesto. Quanto dura davvero la batteria da 800 Wh della Enflow PL Carbon Pro nelle varie modalità di assistenza Eco, Trail, Auto e Turbo su uno stesso identico percorso. Per scoprirlo ho fatto 4 uscite, una per ogni modalità, partendo ogni volta con il 95% di batteria e arrivando intorno al 3%. Perché proprio dal 95%? Perché le batterie agli ioni di litio soffrono di stress chimico se restano a lungo al 100% o completamente scariche, quindi partire un po' sotto il pieno aiuta a preservarne la vita. Perché finivo il test al 3%? Perché volevo conservare ancora un minimo di autonomia per tornare a casa con l'assistenza del motore, senza rischiare che il cambio elettronico smettesse di funzionare. Durante il test ho constatato che il cambio funziona anche con batteria a zero, ma non saprei quanto a lungo. Ovviamente la durata di una batteria non dipende solo dalla modalità scelta, ma da una serie di fattori che in molti sottovalutano. Temperatura. Col freddo le batterie rendono meno. Il peso del biker. Io peso 71 kg, quindi nella media, ma conta e come. Il vento. Più resistenza uguale più consumo. La pressione delle gomme. Io ho usato 1.5 bar al posteriore e 1.4 bar all'anteriore. Il terreno, nel mio caso era misto, tra asfalto, strade bianche e tratti rocciosi. Il dislivello, metà del tempo percorso è risultato in salita, con pendenze che superavano il 12%. E per ultimo, la cadenza di pedalata. Cadenza e spinta influenzano direttamente quanto il motore interviene. Prima di iniziare vorrei chiedervi di iscrivervi al canale, a voi non costa nulla, mentre a noi darebbe la possibilità di portare contenuti sempre più interessanti. Prima di tutto una precisazione importante, emersa dai commenti al video introduttivo della Enflow PL Carbon Pro. Enflow è un marchio indipendente. Il motore Evinox che monta è stato sviluppato in origine da DJI, ma oggi sta crescendo e sviluppandosi in maniera autonoma, quindi la bici Enflow e motore Evinox sono due realtà che lavorano insieme ma non sono la stessa azienda. E torniamo al test. In ogni giro ho registrato tutto col GPS. Chilometri percorsi, dislivello positivo, frequenza cardiaca, temperatura, calorie bruciate e anche la velocità del vento. In tutte e 4 le uscite ho cercato di mantenere uno stile di pedalata il più possibile simile. Stessa cadenza, stessi tratti affrontati nello stesso modo, pause ridotte al minimo e sempre il 95% di partenza e il 3% di arrivo di batteria residua. Pronti a partire e adotteremo la modalità Eco. Allora, cosa notate? Il Garmin 1050, questo pattaccone incredibile, talmente grosso che mi leva parte della visuale del display di Evinox. Vedete, devo spostarmi in questo modo per vedere i dettagli del display. È vero che questo attacco del Garmin non è ottimale, ne esistono di diversi, però è una cosa da considerare. Ho iniziato il test in modalità Eco e vi dico subito che la sensazione è quella di pedalare su una bici muscolare molto efficiente, con un piccolo aiuto nelle salite. 12% di pendenza, base di 142, Maremma boia, piove anche. Siamo a 40 km in 2 ore e 33. Non mi passa più oggi. Sto grondando sudore perché sto spingendo sui pedali, voglio fare andare giù sta batteria. Batteria, scendi batteria, non scende mai sta batteria. Certo si deve spingere di più, ma il consumo di batteria è minimo e la sensazione di controllo totale della bici è fantastica. E ci risiamo! Pioggia, pioggia dura! È la modalità perfetta per allenarsi o se avete in programma un giro lungo e volete conservare autonomia. Terzo giro, sforzo massimo, 165 battiti. Sono 29% di batteria, 67 km. No, sta arrivando ancora il temporale. No, devo andarmi a cambiare ancora. Ammazza quanto dura sta modalità Eco. 10% residui, il valore è diventato rosso. 5 ore e 20 di percorrenza, 85 km fatti.
Ok, 3% di batteria residua raggiunta. Spengo il GPS, mi butterò giù cercando di arrivare a casa il prima possibile, perché non so se questa bici riesce a gestire il cambio elettronico senza batteria. È una cosa che devo testare, ma non voglio testarla mentre vado in salita e sono lontano da casa, quindi cerco di avvicinarmi il più possibile. Informazione importante: quando la batteria scende al 5% di carica residua, il motore riduce automaticamente l'assistenza nelle modalità Trail, Turbo e Auto, attivando lo stato di preservazione della batteria. Sono al 6% di batteria e se spingo sul pedale la potenza erogata non è più la stessa. Sto andando più piano, sono al 6%, i battiti salgono a 140, ma non vado a 20-22 km/h in salita come prima. Al raggiungimento dello 0% il cambio rimane comunque operativo. Anche con la batteria completamente scarica e il motore spento in stato off, la cambiata continua a funzionare regolarmente. Però non so per quanto tempo ancora, quindi se qualcuno lo sa che lo scriva nei commenti. Vedete? È off. Se io schiaccio i livelli di motore non succede niente. Però il cambio funziona ancora. Sentite? Zic zic zic. Mantiene una batteria residua in modo da farvi arrivare alla macchina. In modalità eco ho percorso circa 92 km in 5 ore e 15 minuti. Il dislivello è stato di 2651 metri con una velocità media in salita di 11,2 km/h. La frequenza cardiaca media è stata di 125 battiti al minuto con un picco di 168 battiti. Considerando che il mio picco massimo è di 170 battiti, questo conferma che in modalità eco, volendo, si può lavorare veramente molto e anche bene. Le calorie bruciate sono state 2694, la temperatura dell'aria era di 18 gradi ed il vento di 9 km/h. Secondo giorno, vediamo se mi lavo ancora. Come sempre 95% di batteria, vado a selezionare modalità Trail e si parte. Il secondo giorno ho utilizzato la modalità Trail e il comportamento è cambiato subito. Il motore interviene di più, ma sempre in modo progressivo. Qui si sente che la bici dà quella spinta extra per superare pendenze impegnative senza distruggervi le gambe, ma senza esagerare. È una modalità tuttofare, adatta sia a salite che a pianure veloci, e probabilmente quella che molti useranno di più. Secondo giro completato, 2 ore e 16, 53 km, sono a 15% di batteria residua. Qua fra poco si finisce. In modalità trail ho percorso 57,38 km in 2 ore e 18 minuti. Il dislivello è stato di 1672 metri, ad una velocità media di 19,6 km/h, molto più sostenuta rispetto a eco. La frequenza cardiaca media è stata di 111 battiti al minuto. Calorie bruciate 936, la temperatura era di 15 gradi con un vento debole a 3,7 km/h. La modalità trail offre un ottimo equilibrio, l'assistenza è più presente, il ritmo di salita decisamente più veloce e la fatica ridotta. Qui la batteria soffre di più rispetto a eco, ma il vantaggio è che si arriva più velocemente e con meno fatica in cima. È la modalità ideale per chi vuole godersi il giro senza spingere troppo. Terza giornata, un po' tardino, sono le 7:10 di sera. Modalità turbo. Poi c'è turbo e qui non si scherza. La spinta è immediata, potente, ma come potete immaginare tutta questa potenza ha un prezzo. Il consumo della batteria è decisamente più alto. In salita è semplicemente spettacolare, ma bisogna usarla con la testa o il rischio è di veder scendere la percentuale più velocemente di quanto si pensi. È bella sta montagnetta, c'è un panorama spaziale, tutta la valle del lago di Zurigo. Mazza se sale in modalità turbo, 23-24 km/h, c'è un 10% di pendenza. Ma è stato così veloce arrivare qua da casa, 19 minuti, record assoluto, grazie alla potenza di questo motore. Ammazza se arrampica, la piana di Zurigo. In modalità turbo ho percorso 54,59 km, leggermente meno della modalità trail, e il tempo di percorrenza è stato di 2 ore e 4 minuti. Il dislivello è stato di 1551 metri con una velocità media in salita di 20,4 km/h. La frequenza cardiaca media è stata di 109 battiti al minuto. Le calorie bruciate 818 mentre la temperatura era di 18 gradi
con un vento debole di 3,4 km/h. A quest'ora c'è il sole calante, ci sono dei colori accesissimi. La turbo è la modalità tutto potenza. La bici spinge forte e praticamente vi porta in cima senza fatica. Lo sforzo fisico è il più basso tra tutte le modalità, ma questo ha un costo in termini di autonomia, che cala di più rispetto a trail ed eco. È ottima per chi vuole salire facile e veloce, ma da usare consapevolmente per non finire la batteria troppo presto. Ultima giornata di test, questa volta gireremo in auto e come sempre 95% di batteria. Questa è particolare perché adatta l'assistenza in tempo reale in base a quanto si spinge sui pedali e alla cadenza. Nei tratti più facili si comporta quasi come eco, ma appena si arriva su una rampa impegnativa e schiacciate sui pedali si sente il motore che si sveglia e vi porta su senza esitazione. È la modalità auto, picchia, nel senso che dovete spingere sui pedali parecchio, le pulsazioni salgono, però avete più potenza rispetto all'eco. Il motore supporta, pendenza 12%, la frequenza di pedalata è buona, la strada sale e si fatica. È la modalità intelligente, ma ha un lato curioso. A volte vi sorprende con più potenza di quella che vi aspettate e questo può influire sui consumi. I chilometri percorsi sono stati 61,39 in 2 ore e 27 minuti con un dislivello di 1884 metri. La velocità media inserita è stata di 20,7 km/h, la più alta, per una frequenza cardiaca media di 110 battiti al minuto. 998 calorie bruciate, la temperatura era di 21 gradi, mentre il vento più intenso rispetto agli altri giorni, 12,6 km/h. La modalità auto, come detto, è la modalità più intelligente che regola l'assistenza in base allo sforzo. I dati mostrano un ottimo compromesso tra distanza, velocità e sforzo fisico. Qui la bici spinge molto quando serve, ma lascia anche spazio al biker di pedalare. Interessante notare che nonostante il vento più forte, la modalità ha permesso una velocità media inserita più alta di tutte, confermando l'efficacia del sistema adattivo. Ed arriviamo alle considerazioni finali. La modalità eco è senza dubbio quella che massimizza l'autonomia, ma richiede il maggiore impegno fisico. Perfetta per chi vuole fare giri lunghi o allenarsi intensamente. Se avessi usato tutta la batteria, cioè dal 100% fino allo 0% in modalità eco, mi sarei avvicinato a 100 km di percorrenza e circa 2800 metri di dislivello totali, un risultato davvero impressionante. Tra trail e turbo la differenza di autonomia è meno netta di quanto ci si aspetterebbe. Trail permette circa 62 km, mentre turbo circa 59 km stimati, quindi solo qualche chilometro in più. Questo significa che se volete la massima potenza per affrontare le salite ripide o andare davvero forte, la modalità turbo vi offre un boost importante senza sacrificare moltissimo l'autonomia rispetto a trail. Per creare un margine più netto tra le due modalità, sarebbe preferibile ottimizzare i settaggi tramite l'app dedicata Evinox Ride, che permette di personalizzare l'erogazione della potenza e gestire meglio il consumo energetico. I test sono stati effettuati utilizzando le configurazioni di fabbrica della app Evinox Ride. Per tutti gli utenti ho tradotto in italiano tutte le varie configurazioni disponibili, spiegandone minuziosamente il significato. La tabella è scaricabile gratuitamente dal mio sito internet www.mountainbikingtube.com. Infine ricordo che i dati variano anche in base al terreno, temperatura, vento e stile di guida, ma questa analisi vi dà almeno un'idea su cosa aspettarsi dalla batteria da 800 Wh con motore Evinox. Oltre alle 4 modalità di assistenza, sappiate che esiste anche il Boost, che permette di ottenere 120 Nm di coppia e 1000 Watt di picco per ben 60 secondi. Infine, il sistema di cambio elettronico si è dimostrato affidabile anche con batteria a zero, ma meglio non rischiare troppo. Avvicinarsi alla destinazione intorno al 3% di batteria residua è la scelta più sicura. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!